Benvenute uncinettine anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa. Per la borsa l'occorrente sarà di 2 rocche di cordino Inda, uncinetto numero 4 e la chiusura Giglio. I materiali sono di Borgo dei Pazzi e trovate disponibile il kit, quindi per realizzare la borsa. Il link per andare direttamente ad acquistare il kit lo trovate sia in descrizione di questo video ma anche nel primo commento. Mettiamo su circa 67-68 cm di catenella con uncinetto numero 4. Adesso guardate, in ogni punto io entro e lavoro una maglia bassa e la lavoro, vedete, prendendo l'asolina retro. Quindi ho 91 catenelle e a fine riga avrò un totale di 90 maglie basse e andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare a fine riga. Quando arrivo, guardate, a fine riga semplicemente io prendo già la mia codina in questa maniera qui e la porto all'interno del lavoro. Adesso una catenella, giro il lavoro e nella prossima lavoro una maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto. Quindi non facciamo altro che lavorare una maglia bassa in ogni punto fino a completare anche la seconda riga. Arrivati a fine riga, di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e una maglia bassa in ogni maglia bassa. E ora devo andare a proseguire in questa maniera per un tot di righe. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Ho proseguito per un totale di 10 righe che in centimetri sono 7 centimetri e l'altezza o larghezza del nostro pannello è di circa 70 centimetri. Adesso io praticamente andrò a realizzare questo pannello in righe di diverso colore, quindi ogni sequenza di righe sarà di 10, quindi faremo sempre 10 righe per ogni colore per un totale di 5 strisce. Questo significa che avrò una larghezza del pannello di 35 centimetri per un'altezza di 70. Quindi a questo punto, guardate, taglio il filo e vado a nascondere all'interno del lavoro questo filo. Mi trovo così, vedete, in questa maniera qui, entro all'interno del laterale del pannello e poi entro di nuovo, vedete, da dove fuoriesce il filo, prendendo anche la solina retro e vado a chiudere, vedete, in questa maniera qui, e poi vado a passare il filo all'interno che poi salderò con l'accendino. Ovviamente poi lo andrò a saldare al lato dove sarà la parte del rovescio. Adesso con un filo di contrasto, nel mio caso io userò questo colore crema, non faccio altro che agganciarmi, guardate, alla prima maglia bassa da questa parte, carico il filo, una catenella, entro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. E adesso non facciamo altro che lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare chiaramente a fine riga. Terminata la nostra riga, di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e adesso in ogni maglia bassa lavoriamo una maglia bassa. E adesso praticamente io andrò ad eseguire la mia sequenza. Ovviamente adesso lavoro tutte le mie righe di 10 centimetri e poi vi dirò il totale sia delle righe ma anche della sequenza che ho realizzato. Come potete vedere io ho proseguito, vedete, in moduli da 10 righe, quindi 10 verdi, 10 beige, 10 verdi, 10 beige e 10 verdi, avendo, vedete, al centro questa verde. E un totale, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5 moduli da 10 righe, quindi 50 righe. In centimetri ho 35 centimetri di larghezza per un'altezza totale di 70. Quindi adesso io vado a dividere praticamente più o meno i miei laterali. Quindi che cosa devo fare? Centriamo il centro della nostra borsa, noi abbiamo 90 maglie basse, andiamo a centrare quella che è la 45 e la 46 e qui andiamo a sviluppare, quindi a tirare i nostri 10 centimetri. Nel mio caso io avrò
38 maglie basse da questo lato e sulla 39esima metto il marcapunti. Stessa cosa di qua, conto 38 e sulla 39esima metto il marcapunti. E avrò 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 maglie basse che saranno la larghezza del mio laterale, e faremo la stessa cosa chiaramente anche da quest'altra parte. Prima di andare a lavorare i laterali, chiaramente tagliamo il filo dell'ultima riga e lo andiamo a nascondere all'interno del nostro lavoro. Adesso guardate, abbiamo questa situazione, io ho i marcapunti sia di qua che da quest'altra parte. Ora inizio sulla parte destra, entro agganciandomi, vedete, in questa maniera qui, carico il filo e lavoro una catenella. Adesso solo per la prima riga entro in coste, quindi prendo invece di 2 asoline, vado e prendo solo quella esterna e lavoro una maglia bassa, e lavoro, guardate, una maglia bassa in ogni maglia bassa, sempre in coste, fino ad arrivare dove ho il primo marcapunti. Quando arriviamo, guardate, dove ho il punto precedente il marcapunti, quindi ho il punto precedente 1, dove ho il marcapunti, e il terzo, noi andiamo a chiudere insieme questi 3 punti, quindi entriamo, scusate, sempre in coste, carichiamo il primo punto, togliamo il marcapunti, entriamo e carichiamo il secondo punto, entriamo e carichiamo il terzo punto. Ho 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E qui andiamo a rimettere il marcapunti. Adesso, facendo molta attenzione a non entrare nel punto che abbiamo lavorato, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, e lavoriamo così fino ad arrivare chiaramente dove abbiamo l'altro marcapunti, perché andremo praticamente a ripetere la stessa lavorazione. Arrivo al punto precedente, vedete il marcapunti e punto subito dopo, entro prima in quello precedente, carico il filo, tolgo il marcapunti, entro dove avevo il marcapunti e in quello dopo ancora, e ho 1, 2, 3 e 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E qui andiamo a rimettere il marcapunti e di nuovo entriamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia bassa. E adesso andiamo a ripetere una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivati a fine riga, una catenella e dobbiamo girare il nostro lavoro. Adesso guardate, di nuovo vado a lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa. Adesso però lavoro prendendo 2 asole, quindi non lavoro più in coste, ma semplicemente una maglia bassa su ogni maglia bassa. E andiamo a proseguire fino ad arrivare di nuovo dove abbiamo il primo marcapunti. Quando arriviamo, vedete, sempre al punto precedente al marcapunti, entriamo, carichiamo il filo, tolgo il marcapunti, entro, carico il filo e in quello dopo carico ancora il filo. 1, 2, 3, 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. E di nuovo mettiamo il nostro marcapunti. Adesso guardate, entro nel punto dopo e lavoro una maglia bassa e vado a proseguire chiaramente spedita fino ad arrivare dove ho l'altro marcapunti. Quindi praticamente noi andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera fino a diminuire del tutto i punti dopo il marcapunti. Quindi faremo questo finché i 2 marcapunti non si incontrano. Quindi adesso guardate, arrivo al punto precedente il marcapunti, entro e carico il filo, tolgo il marcapunti, entro di nuovo, carico e in quello dopo 1, 2, 3, 4 fili e chiudo tutto insieme. È importantissimo rimettere il marcapunti. E ora di nuovo andiamo a proseguire. Nella maglia subito dopo lavoro una maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare
a fine riga. Una volta che ho terminato la riga, vedete, qui già si inizia a notare che praticamente si delinea il nostro laterale, vedete? Quindi le diminuzioni non faranno altro che crescere questa parte del laterale, ma andrà a crescere in modo che praticamente si curva, creando, vedete, lo spazio tra il fondo e il laterale. Quindi ora si va a proseguire sempre alla stessa maniera. Andiamo a realizzare una catenella, rigiriamo il nostro lavoro e da capo una maglia bassa in ogni maglia bassa, prendendo sempre 2 asoline, e quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, di nuovo noi andiamo a raccogliere il filo nella maglia precedente, in quella del marcapunti e in quella dopo, e chiudiamo queste 3 maglie insieme rimettendo il marcapunti. Una maglia bassa in ogni punto, stessa cosa qui. Nella maglia precedente, in quella del marcapunti, in quella dopo, carichiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. E quindi andiamo a proseguire in giri di andata e ritorno, e queste maglie, vedete, centrali man mano ovviamente vanno a diminuire finché i 2 punti del marcapunti si incontrano. A quel punto abbiamo finito praticamente di lavorare il nostro laterale. Io adesso vado a proseguire e chiaramente poi andiamo a terminare insieme. Arriviamo, guardate, nel punto precedente adesso al marcapunti, dove dobbiamo diminuire le 3 maglie con il marcapunti centrale, le 3 di qua, quindi abbiamo solo le ultime 2 maglie, vedete, da diminuire. Quindi io entro prima in quella precedente al marcapunti, tolgo il marcapunti, entro all'interno e poi entro in quella dopo e chiudo tutto insieme. Ora, per farvi capire, io rimetto il marcapunti. Adesso guardate, io ho di nuovo la maglia precedente al marcapunti, il marcapunti e quella dopo, quindi entro, carico, tolgo quella del marcapunti, entro e carico, e in quella dopo entro e carico. E guardate, rimettendo ovviamente il marcapunti, qui adesso non c'è bisogno più di metterlo, per farvi capire che, vedete, le maglie da diminuire non ce ne sono più, ok? Adesso ovviamente vado a proseguire e termino la riga, e a questo punto ho terminato con le mie maglie di diminuzioni. A questo punto, vedete, noi abbiamo terminato. Io adesso taglio una codina che sia 3 volte la lunghezza dell'altezza da cucire e vado a fare in questa maniera qui. E adesso noi non ci resta altro, vedete, guardate, adesso abbiamo ricostruito, vedete, il laterale semplicemente lavorando intorno al pannello. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a cucire questa parte, quindi togliamo ovviamente i marcapunti che adesso non servono più e con un ago andiamo a cucire. Giriamo la borsa in questa maniera, guardate, qui abbiamo la codina, io entro di fronte, guardate, in questa maniera qui e vado a cucire. Adesso guardate, entro di nuovo nello stesso punto perché voglio saldare bene questo punto qui. E ora che cosa faccio? Entro prima in questo punto, vedete, e poi di fronte e vado a cucire. Poi vedete, entro in quest'altro punto e poi di fronte. Io prendo 2 asole, vedete, 2, ovviamente è opzionale, voi potete cucire come preferite, come vi piace di più. Dopo la cucitura potete farla anche interna e quindi poi girare il lavoro. Io invece lascerò, vedete, questa lavorazione. E di nuovo entro da questa parte e di fronte. E lavoriamo, ovviamente, in questa maniera la cucitura fino ad arrivare alla fine. Giriamo la borsa in questa maniera, guardate, qui abbiamo la codina, io entro di fronte, guardate, in questa maniera qui e vado a cucire. Adesso guardate, entro di nuovo nello stesso punto perché voglio saldare bene questo punto qui. E ora che cosa faccio? Entro
prima in questo punto, vedete, e poi di fronte e vado a cucire. Poi vedete, entro in quest'altro punto e poi di fronte. Io prendo 2 asole, vedete, 2, ovviamente è opzionale, voi potete cucire come preferite, come vi piace di più. Dopo la cucitura potete farla anche interna e quindi poi girare il lavoro. Io invece lascerò, vedete, questa lavorazione. E di nuovo entro da questa parte e di fronte e lavoriamo ovviamente in questa maniera la cucitura fino ad arrivare alla fine. Andiamo a cucire l'ultimo punto e nascondere il filo. Per i manici metto su 86 catenelle che in centimetri sono circa 60 centimetri. Adesso guardate, in ogni catenella retro, quindi nella solina che si forma dietro, io vado a lavorare una maglia bassa. Per il manico praticamente lavoreremo in altezza, quindi in verticale il manico, con la stessa lavorazione del pannello della borsa, quindi in giri di andata e ritorno. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino alla fine. Completate le mie 85 maglie basse, io entro, guardate, e carico già la codina in modo che vado già a nasconderla. E ora una catenella, giro il lavoro, entro nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa e lavoriamo, guardate, una maglia bassa in ogni maglia bassa. E quindi dobbiamo andare a proseguire in questa maniera in giri di andata e ritorno per un totale di 4 righe. Questa è la seconda riga, lavorerò altre 2 righe dopo questa e ricordate sempre una catenella e girate il vostro lavoro. Completate le mie 4 righe, avrò una larghezza di circa 4 cm per una lunghezza di circa 65 cm. Ovviamente questo è opzionale, dipende dai gusti, potete anche fare il manico più largo e più lungo. Basterà mettere su ovviamente più catenelle. Adesso guardate, entro nello stesso punto, questa è l'ultima maglia, io entro nello stesso punto lavorando una seconda maglia e vado a mettere un marcapunti per ricordarmi dove ho girato il mio lavoro. Adesso entro di nuovo e lavoro un'altra maglia. Quindi nella curva per girare nell'angolo abbiamo lavorato 3 maglie basse. Adesso entriamo nella riga dopo corrispondente e lavoriamo un'altra maglia bassa. Allarghiamo un po' il punto, qua abbiamo un'altra riga e lavoro un'altra maglia bassa. Qui guardate, allargo, ho un'altra riga e lavoro un'altra maglia bassa. Adesso arrivo sulla maglia superiore, entro, vedete, attraverso la maglia e lavoro di nuovo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. E ora in ogni maglia bassa lavoriamo una maglia bassa. E questo, vedete, sarà l'aspetto che prende il nostro manico. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa e anche qui, vedete, quando arriviamo nell'angolo lavoriamo 3 maglie basse e da quest'altra parte quando giriamo 3 maglie basse, quindi negli angoli verranno sempre lavorate 3 maglie basse fino ad arrivare poi fino al marcapunti. Quando arriviamo, guardate, il marcapunti, ovviamente togliamo il nostro marcapunti, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa. Adesso taglio, vedete, una codina che si allunga il doppio della lunghezza del mio manico e poi ovviamente vado a tirarla in questa maniera qui e con un ago ricreo il punto per poi sfruttare questa codina in modo che poi il manico non slabbri. Quindi io mi trovo così, vedete, entro sul davanti del punto subito dopo e poi rientro, vedete, da dove fuori esce il filo, rientro di nuovo, prendo questa asolina anche esterna e ricreo, vedete, il punto di chiusura. E adesso faccio passare il filo in modo da arrivare al centro della mia lavorazione. Quindi guardate, io ho qui come centro, quindi vedete, vado ad infilare il filo proprio per entrare al centro della lavorazione.
calcoliamo qual è il centro. Quindi noi abbiamo, guardate, la riga ai lati, poi abbiamo le due righe centrali, quindi questo, vedete, sarà il centro. Entro così al centro e adesso passo il filo, guardate, sulla parte centrale del lavoro. Entro da una parte, esco di fronte, di nuovo, guardate, entro qui ed esco di fronte. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera qui per tutta la riga, così il manico non slabbra. Quindi è un piccolo trucchetto per evitare che il manico slabbri. E facciamo questo chiaramente fino alla fine della lunghezza. Una volta, guardate, che noi arriviamo nell'ultimo punto, vedete, qui al centro, io entro di fronte in uno dei punti e poi da dietro, vedete, vado semplicemente a nascondere il filo all'interno della lavorazione, che poi, sapete, potete tranquillamente saldare con accendino. Quindi andiamo a nascondere il filo all'interno. Ovviamente prima di fare questa operazione stendete bene il vostro manico, in modo che se avete tirato troppo la lavorazione si stende, perché il lavoro deve venire disteso, ok? Quindi a questo punto io vado a tagliare il filo, saldo con accendino, tiro in questa maniera qui in modo che nascondo la parte, vedete, bruciacchiata, e quindi il nostro manico è terminato. Adesso guardate, io qui sulla parte superiore ho 2, 4 e 6 maglie più una angolare, quindi ho 8 maglie, e quindi su questi punti io ovviamente devo andare a fissare poi il manico alla borsa. Ci aiutiamo con dei marcapunti, così siamo sicuri di non sbagliare. Adesso come vanno cuciti? Questa è la borsa, vedete? Io vado a cucire, volendo fare un bordo alla borsa, approfitto e li vado a cucire mentre faccio il bordo. Noi abbiamo la borsa in questa maniera, questa è la parte dritta del manico, la giriamo in questa maniera qui. Quindi se vogliamo mettere i manici qui ai bordi, semplicemente andiamo a contare le righe verdi. Quindi io, guardate, la prima riga qui, che è praticamente eccola qui, vedete, questa è la prima riga, quindi io che cosa faccio? Tolgo il marcapunti, lo fisso qui e fermo ovviamente sul manico. Quindi abbiamo detto 2, 4, 6 e 8 e faccio in questa maniera qui. Ora conto queste righe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e ovviamente sull'ottava vado a fissare l'altro, vedete, punto. Quindi togliamo, ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Rimetto il marcapunti e riconto qui 2, 4, 6 e 8. E fisso, vedete, in modo che adesso quando andrò a cucire anche il manico, e andiamo a fissare alla stessa maniera. Ovviamente ricordate che è importante che mettiate il manico, vedete, adesso noi stiamo andando a cucire il manico sul rovescio, e facciamo la stessa cosa ovviamente anche da quest'altra parte. Una volta, guardate, che abbiamo fissato il manico in questa maniera qui, andate a vedere se vi piace l'effetto o volete che il manico venga un pochino più a centro. Io ho preferito metterlo, vedete, sul colore per dare continuità. Adesso chiaramente andiamo a girare la borsa e qui dobbiamo ovviamente realizzare un altro manico e fare la stessissima cosa. Adesso, se volete anche inserire la pattina, ricordate di andare a seguire il tutorial e poi la cucite alla stessa maniera. Nel box informazioni c'è il link, ma anche nel primo commento, di come seguire il tutorial per fare questa pattina. Una volta, guardate, che noi abbiamo fissato sia i manici di qua che dall'altra parte, ora al centro della borsa laterale io vado ad attaccare il mio filo per fare il punto di cucitura. Allora, qui ho il centro, vedete, di lavorazione, quindi andiamo a legarci a qualche parte. Io lo faccio così in modo da rendere il punto più stabile. Carico il filo, una catenella ed entro di nuovo, guardate, nello stesso punto.
e qui andiamo a mettere sempre un marcapunti. Adesso guardate, in ogni riga corrispondente, vedete, noi siamo qui, io entro, allargate il punto per capire dove dovete entrare, in quella dopo e di nuovo in quella dopo. Se siete principianti allargate, vedete, un pochino la lavorazione, così individuate dove dovete entrare, non saltate nessun punto. E man mano guardate che lavoriamo, ovviamente arriviamo dove abbiamo il marcapunti. Guardate, io sono arrivata praticamente alla riga precedente dove poi devo andare a cucire i manici, quindi lavoro questa parte, quindi l'ultima riga di questo punto. Adesso arriviamo, guardate, dove abbiamo il marcapunti, quindi io tolgo il marcapunti così, entro dove avevo ovviamente il marcapunti, contate se togliete il marcapunti non vi ricordate, quindi 2 3 4 5 6 7 8, entro, tolgo il marcapunti dalla riga e semplicemente lavoro la maglia. Stessa cosa adesso devo fare qua, entro prima nel punto del manico, poi guardate, vado a vedere dove ho lavorato e nel punto di fronte lavoro la maglia. Di nuovo guardate, entro nell'altra maglia e di fronte nella riga. Di nuovo entro nella maglia del manico e poi di fronte nella riga. Sono comunque uno di fronte all'altro, non vi potete confondere, però potrebbe capitare quando siete principianti. Entro, vedete, nella maglia e poi nella riga di fronte. Di nuovo maglia e riga di fronte. Andiamo a guardare dove siamo entrati, così non ci confondiamo. Di nuovo riga e di fronte. E arrivo, guardate, dove praticamente ho l'ultimo punto da lavorare. Entro in questa e poi ovviamente andiamo a guardare dove stiamo ed ecco qui. E così abbiamo cucito il manico. Adesso ovviamente dobbiamo andare a proseguire. Qui abbiamo, vedete, le righe di colore più chiaro. Io entro sempre in ogni riga corrispondente, vedete, e vado semplicemente a lavorare una maglia bassa su ogni punto fino ad arrivare dove ho l'altro manico che andrà cucito. Guardate da quest'altra parte dove abbiamo di nuovo il marcapunti, entriamo prima nel punto e poi di fronte, vedete, nella riga da lavorare. Chiaramente di nuovo nel punto e poi nella riga da lavorare. Di nuovo nella maglia bassa del manico, vedete, e poi di fronte nel punto da lavorare. E lavoriamo così ovviamente per tutto il nostro manico fino a completare anche da questa parte la nostra lavorazione delle nostre maglie. Di nuovo entro in questo che è un pochino più stretto, quindi tolgo il marcapunti per aiutarmi ad entrare. Ecco qui di fronte e poi l'ultima maglia dove avevo il marcapunti e chiaramente anche nell'ultima riga del manico. Ed ecco qui. Ora dobbiamo proseguire ovviamente lavorando una maglia in ogni riga che corrisponde e quando arriviamo da quest'altra parte lavoriamo alla stessa maniera sul manico, quindi fino a completare dove abbiamo iniziato e abbiamo messo il marcapunti. Quando arriviamo, guardate, dove abbiamo il marcapunti, ovviamente abbiamo completato la nostra riga di lavorazione. Siccome io voglio realizzare un'altra riga, io entro all'interno, lavoro una maglia bassissima, una catenella e rifaccio, vedete, il punto basso, stesso punto, quindi rifaccio una maglia di punto basso e rimetto su questo punto il marcapunti. E adesso guardate, in ogni maglia bassa che ho lavorato, lavoro semplicemente una maglia bassa. E andiamo a proseguire così, completando praticamente un'altra riga di maglie basse. E quando arriviamo ai manici, vedete, noi abbiamo già ovviamente la maglia bassa lavorata, non dobbiamo fare altro che entrare in ognuna di queste maglie basse. Quindi non dobbiamo fare assolutamente nulla, vedete? Questa riga in più, diciamo, che non ci fermiamo ad una sola, darà più stabilità, vedete, al manico. Quindi pure quando solleveremo abbiamo questo bordo di tolleranza
che dà più stabilità. Ed ecco qui, vedete? Quindi andiamo a proseguire lavorando questa riga di maglie basse, arrivando sempre al marcapunti. Arrivati, guardate, dove abbiamo il nostro marcapunti, io lavoro, vedete, l'ultima in questo caso ovviamente precedente, taglio una codina e adesso vado a chiudere semplicemente la lavorazione con un ago. Tolgo il marcapunti, quindi guardate bene, qui ho il filo, salto il punto dove avevo il marcapunti e entro in quello dopo, ricreando, vedete, è il punto. Adesso entro dove fuoriesce il filo, vedete, qui mi fuoriesce il filo, io entro in questa parte qui, così, e prendo anche la solina, vedete, retro, e vado praticamente a ricreare il punto. Adesso questa codina vado a nasconderla semplicemente all'interno del lavoro della borsa e la saldo con accendino. A questo punto, guardate, noi abbiamo terminato la borsa, qui abbiamo i nostri manici e qui abbiamo la borsa. Ora ovviamente io andrò a realizzare una fodera perché voglio dare un po' più di rigidità alla mia borsa. Se volete fare la stessa cosa vi metto il link del tutorial per realizzare la fodera di feltro, ma potete realizzare anche una fodera di tessuto se vi piace la borsa più morbida. Adesso, come potete vedere, i manici di questa borsa sono abbastanza spessi. Se li preferite praticamente più stretti, basterà andare a fare una cucitura, quindi accostare, vedete, il manico. Io conto 4 maglie basse da un lato e 4 dall'altra e inizio a cucire, vedete dove ho messo il marcapunti, e l'effetto chiaramente sarà di un manico tubolare, ovviamente è per chi lo preferisce più stretto. Io vi ringrazio come sempre di aver visto il mio tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei prossimi.